Hai mai sentito quel profondo vuoto dentro di te, come se fossi destinato a qualcosa di più grande, ma completamente solo nel tuo cammino? Sei qui per una ragione e la tua solitudine potrebbe essere la chiave per svelare il tuo vero potenziale. Oggi ti guiderò in un viaggio straordinario attraverso 4 rivelazioni che hanno già trasformato la vita di migliaia di anime come la tua. Questi momenti di isolamento, spesso visti come una maledizione, sono in realtà un potente strumento divino per la tua crescita spirituale. Preparati a scoprire come la tua solitudine non è una punizione, ma un segno che sei chiamato a qualcosa di straordinario. Resta con me, perché ciò che imparerai in questo video potrebbe cambiare per sempre la tua vita. Hai mai sentito di essere troppo speciale per essere compreso dagli altri? Ti sei mai chiesto se la tua solitudine potrebbe essere un segno del tuo potere interiore? Se ti riconosci in queste domande, questo video fa per te. Oggi ti svelerò 7 potenti ragioni per cui i prescelti come te spesso si trovano senza amici o partner e ti mostrerò come trasformare questa solitudine in una forza inarrestabile per la tua evoluzione spirituale. Sei pronto a scoprire la verità nascosta sulla tua solitudine? Allora continua a guardare. Molti prescelti vivono senza amici o partner perché la loro autenticità e luce fanno fuggire chi non è sincero. Le persone non vogliono stare con te perché la tua luce li mette a nudo. Anche senza conoscerti, percepiscono la tua energia e si allontanano. Quando si tratta di relazioni, diventa ancora più complicato perché la tua presenza stimola profondamente le persone intorno a te. Tutti gli esseri viventi, inclusi gli esseri umani, percepiscono vibrazioni e frequenze e tu emetti una frequenza che cambia il mondo. Le persone avvertono questo inconsciamente e possono sentirsi intimidite. Aumentando la tua frequenza vibratoria, inizi a vedere cose che non avevi mai notato prima, scoprendo nuovi dettagli e abbassando la tua tolleranza per le sciocchezze. Comprendi che la tua pace è una priorità assoluta. Alcune persone, amici, familiari e relazioni strette non possono far parte della tua vita se disturbano la tua serenità. Diventi più selettivo su con chi condividere il tuo tempo e la tua energia. Il tuo cerchio ristretto può ridursi, ma sarà composto solo da coloro che rispettano e valorizzano la tua essenza. È un processo di purificazione in cui tieni al tuo fianco solo chi contribuisce positivamente al tuo cammino spirituale. Molte persone sono sole, ma sono individui straordinari e potenti. Sei potente, ma sei solo perché sei al di sopra delle norme di questo mondo. Molte persone che risuonano a una frequenza più alta non si adattano a questo sistema ed è per questo che abbiamo bisogno di un punto di vista più elevato. Nulla può nascondersi dalla luce. Resta con me fino alla fine per capire come queste 7 ragioni possono essere utilizzate per la tua autoscoperta e evoluzione spirituale. Trasforma la tua solitudine in uno strumento potente di crescita e attrai relazioni che risuonano davvero con la tua anima. La prima ragione per cui i prescelti spesso si trovano soli o senza un partner è che troppe persone sottraggono la loro energia. Quando sei prescelto, la tua energia è unica e potente, attirando molte persone intorno a te. Tuttavia, non tutte queste persone hanno la capacità di eguagliare la tua vibrazione. Questo crea uno squilibrio energetico che può lasciarti esausto. Le persone vicine a te, siano esse familiari, amici o partner, possono inconsciamente nutrirsi della tua energia positiva. Sono attratti dalla tua luce e dal tuo spirito, ma allo stesso tempo possono esaurirti senza offrire la reciprocità necessaria per mantenere una relazione sana. Questo continuo drenaggio di energia può essere estenuante e impedirti di mantenere connessioni profonde e durature. Trovare qualcuno che non solo apprezza la tua luce, ma contribuisce anche con la propria energia in modo equilibrato,
è una sfida per i prescelti. È essenziale avere una persona al tuo fianco che sia sulla stessa frequenza vibratoria, qualcuno che possa offrire supporto emotivo e spirituale senza solo beneficiare della tua energia. Questa ricerca di un equilibrio energetico significa che molti prescelti preferiscono essere soli piuttosto che in una relazione che non li nutre adeguatamente. L'universo richiede che tu abbia qualcuno al tuo fianco che non solo assorba la tua luce, ma che la restituisca e la amplifichi. Questo tipo di partner è raro, motivo per cui molti prescelti si trovano soli. Aspettano pazientemente qualcuno che possa davvero camminare al loro fianco in modo equilibrato e armonioso. Durante questo periodo di attesa è cruciale concentrarsi sul proprio sviluppo spirituale e personale, rafforzandosi per attrarre la persona giusta al momento giusto. La seconda ragione è che poche persone possono veramente aiutare i prescelti e questo è uno dei motivi per cui molti si trovano soli o senza un partner. I prescelti hanno una profondità spirituale ed emotiva che la maggior parte delle persone non può raggiungere o comprendere. Sono in grado di aiutare e ispirare molti intorno a loro, offrendo guida, supporto e luce nei momenti di bisogno. Tuttavia, quando si tratta di ricevere aiuto, la situazione è molto diversa. I prescelti spesso devono interiorizzare per trovare forza e motivazione, poiché poche persone hanno la capacità di offrire lo stesso livello di supporto e comprensione che danno agli altri. Questo crea un percorso solitario, anche quando il successo è in ascesa e le loro abilità sono ampiamente riconosciute. Possono essere circondati da molti, ma sentirsi comunque isolati perché la maggior parte delle persone non è attrezzata per affrontare la profondità delle loro esigenze spirituali ed emotive. Questa forzata solitudine può essere un'esperienza dolorosa, ma è anche un'opportunità per la crescita e la scoperta di sé. I prescelti imparano a fidarsi della propria forza interiore e a trovare altre anime illuminate che possono offrire lo stesso tipo di supporto e guida di cui hanno bisogno. Trovare questo tipo di connessione profonda e significativa richiede tempo, ma è essenziale per il loro benessere e la loro evoluzione spirituale. Per questo motivo, molti prescelti preferiscono rimanere soli finché non trovano chi può davvero aiutarli e comprenderli a un livello più profondo. La terza ragione per cui i prescelti spesso si trovano soli o senza un partner è la necessità di guarigione interiore. Essere prescelti di solito significa portare ferite profonde, spesso derivanti da esperienze passate e traumi dell'infanzia che non sono ancora stati completamente guariti. Queste ferite possono creare blocchi emotivi che rendono difficile formare relazioni intime e significative. L'energia del pianeta, specialmente in tempi di trasformazione spirituale e ascensione, richiede spesso ai prescelti di affrontare e guarire le vecchie ferite. Durante questo processo, i prescelti possono scoprire che aspetti della loro infanzia o eventi dolorosi del passato riaffiorano, portando a galla emozioni e ricordi che devono essere rilasciati. Questo rilascio è vitale per la loro crescita spirituale, ma può anche essere estremamente impegnativo e solitario. I prescelti sono spesso altamente sensibili, assorbendo le energie intorno a loro come spugne. Questa sensibilità aumenta il loro bisogno di un ambiente sicuro e protetto dove possano guarire senza interferenze esterne. Essere soli fornisce lo spazio necessario per l'introspezione e la conoscenza di sé, permettendo loro di affrontare le proprie ombre e trasformare le loro ferite in saggezza e forza. Durante questo periodo di guarigione è comune per i prescelti sentirsi isolati, poiché il percorso di guarigione è profondamente personale e non tutti intorno a loro comprenderanno la sua intensità e profondità. Tuttavia, questa solitudine è temporanea e prepara i prescelti a relazioni future più sane e equilibrate. Guarendo le loro ferite interiori, diventano più forti e allineati con la loro vera essenza, il che alla fine attira persone che risuonano
con la loro nuova alta frequenza. Pertanto, la necessità di guarigione interiore è una fase cruciale e inevitabile nel cammino dei prescelti ed è una delle principali ragioni per cui molti si trovano soli durante questa fase della loro vita. Il tipo di relazione di cui i prescelti hanno bisogno richiede tempo per materializzarsi e questa è la quarta ragione per cui molti si trovano soli o senza un partner. I prescelti hanno un'energia e una vibrazione elevate e questo significa che i loro partner devono essere sulla stessa frequenza affinché la relazione funzioni armoniosamente. Non è possibile per i prescelti accontentarsi di connessioni superficiali o con persone che non condividono la stessa profondità spirituale ed emotiva. Trovare qualcuno che risuoni veramente con un prescelto è un processo che non può essere affrettato. Occorre tempo perché l'universo allinei le circostanze e porti nelle loro vite un partner che sia allo stesso livello di coscienza e che possa offrire il supporto emotivo, spirituale ed energetico necessario. Questa ricerca di compatibilità profonda è ciò che rende l'attesa così impegnativa ma anche essenziale. Durante questo periodo di attesa, i prescelti spesso devono concentrarsi sulla propria crescita e sviluppo. Hanno l'opportunità di conoscere meglio se stessi, esplorare le loro passioni e rafforzare la loro connessione con il divino. Questo tempo da soli è cruciale per preparare i prescelti a una relazione significativa e equilibrata in futuro. Affrettarsi a trovare un partner può portare a connessioni sbilanciate e insoddisfacenti che non corrispondono ai loro bisogni e desideri più profondi. Inoltre, l'universo usa questo tempo di attesa per plasmare e preparare il partner ideale dei prescelti. Entrambi gli individui devono essere pronti e allineati prima di potersi incontrare e costruire una relazione duratura e significativa. Questo processo di preparazione reciproca è essenziale per garantire che, quando finalmente si incontrano, siano davvero pronti a sostenersi a vicenda e crescere insieme. Pertanto, la pazienza e l'accettazione di questo periodo di attesa sono vitali per i prescelti. Devono fidarsi che l'universo sta lavorando a loro favore, allineando le energie e preparando il terreno per una relazione che risuoni veramente con la loro anima. È questa ricerca di un partner sulla stessa frequenza vibratoria che spiega perché molti prescelti si trovano soli, ma dà anche speranza che una vera e profonda relazione sia all'orizzonte. La quinta ragione significativa per cui i prescelti spesso si trovano soli o senza un partner è perché sono stati profondamente feriti in passato. Questi traumi e dolori emotivi hanno creato cicatrici che non scompaiono facilmente. Essere feriti può portare a una naturale sfiducia nelle persone e nelle relazioni, spingendo i prescelti a proteggersi per evitare ulteriori delusioni e sofferenze. Queste ferite possono derivare da varie fonti: relazioni passate, esperienze familiari, amicizie o circostanze di vita difficili. I prescelti, a causa della loro natura sensibile ed empatica, tendono a sentire queste ferite più intensamente e profondamente. Spesso portano queste ferite per molto tempo, il che può influenzare la loro capacità di aprirsi e fidarsi pienamente di un'altra persona. Inoltre, le ferite del passato possono creare schemi di comportamento difensivo. I prescelti possono costruire barriere inconsce intorno al loro cuore per proteggersi da ulteriori ferite. Questi meccanismi di difesa, sebbene comprensibili, impediscono anche la formazione di nuove connessioni profonde e significative. Il dolore del passato può portare a una riluttanza a coinvolgersi emotivamente, risultando in periodi prolungati di solitudine. Il processo di guarigione di queste ferite è complesso e richiede spesso molto tempo e sforzo. I prescelti devono dedicarsi alla conoscenza di sé e all'accettazione di sé, affrontando e rilasciando il dolore del passato. Questo può coinvolgere la terapia, la meditazione, le pratiche spirituali e soprattutto un'immersione profonda
per riconoscere e integrare queste esperienze dolorose. Durante questo processo di guarigione, la solitudine può essere sia una benedizione che una sfida. Essere soli permette ai prescelti lo spazio necessario per affrontare il loro dolore senza le distrazioni di una relazione. Tuttavia può anche essere un periodo di intensa vulnerabilità e introspezione, dove il supporto esterno è limitato. Questo percorso di guarigione è essenziale affinché i prescelti possano aprirsi a nuove relazioni in modo sano. Guarire dalle ferite del passato è un passo cruciale verso l'attrazione di un partner che possa comprendere e rispettare la loro profondità emotiva. Solo quando i prescelti si sentono completi e guariti, sono davvero pronti a condividere la loro vita con qualcuno che risuona con la loro anima. La sesta ragione per cui i prescelti spesso si trovano soli o senza un partner è per prepararsi a qualcosa di più grande. Quando sei prescelto, l'universo ha un grande scopo per la tua vita e questa preparazione spesso comporta periodi di isolamento. Durante questi momenti di solitudine vieni plasmato e perfezionato per adempiere a un destino significativo e influente. Questi periodi di solitudine non sono accidentali, ma intenzionali. L'universo utilizza questi tempi per rafforzare la tua connessione con il divino, affinare le tue abilità e aumentare la tua resilienza. Senza le distrazioni e le influenze esterne di una relazione, puoi concentrarti completamente sulla tua crescita personale e spirituale. Questo è un momento per approfondire la tua conoscenza di te stesso, esplorare le tue passioni e rafforzare la tua fede. Inoltre, la solitudine ti permette di allinearti con la tua vera essenza e il tuo scopo nella vita. Questo allineamento è cruciale se devi adempiere pienamente e efficacemente al tuo ruolo di prescelto. Durante questo periodo potresti ricevere importanti intuizioni e rivelazioni sul tuo percorso e sulla tua missione, cose che potrebbero essere oscurate dalla presenza costante di altre persone nella tua vita. Un'altra parte essenziale di questa preparazione è la necessità di essere energeticamente pronti per il prossimo capitolo della tua vita. L'universo sta preparando non solo te, ma anche coloro che faranno parte del tuo futuro cammino. Il tuo futuro partner, amici e alleati stanno attraversando le loro fasi di crescita e allineamento. Quando tutti saranno pronti, l'incontro avverrà al momento perfetto, con tutti i coinvolti pronti a sostenersi reciprocamente in modo significativo. La solitudine serve anche a testare e rafforzare la tua indipendenza emotiva. Imparando a essere felice e completo da solo, sviluppi una solida base di autostima e amore per te stesso. Questo è vitale per qualsiasi relazione futura, poiché non dipenderai dall'altra persona per convalidare la tua esistenza o felicità. Invece, entrerai in qualsiasi futura relazione come individuo completo, pronto a condividere la tua vita in modo equilibrato e sano. La profondità dell'anima dei prescelti è qualcosa che molti non possono comprendere o accettare. E questa è la settima ragione per cui i prescelti spesso si trovano soli o senza un partner. Quando sei prescelto, porti con te una saggezza profonda e una comprensione della vita e dell'universo che può intimidire coloro che non hanno ancora raggiunto questo livello di consapevolezza. La profondità della tua anima si manifesta nella tua capacità di vedere oltre le apparenze superficiali, comprendere le motivazioni sottostanti e percepire le energie intorno a te. Questa percezione acuta può far sentire gli altri esposti e vulnerabili in tua presenza, poiché si rendono conto che puoi vedere oltre le maschere che indossano. Molte persone preferiscono evitare questa trasparenza, scegliendo di stare a distanza piuttosto che affrontare le proprie verità. Inoltre, i prescelti hanno una naturale tendenza a cercare connessioni profonde e significative. Le relazioni superficiali e le conversazioni banali
non soddisfano i loro bisogni emotivi e spirituali. Bramano interazioni autentiche e sincere dove possono condividere le loro idee e sentimenti più intimi. Tuttavia, molte persone non sono pronte o disposte a tuffarsi in questa profondità, preferendo rimanere in superficie dove si sentono più sicure. L'intensità della loro presenza può anche essere travolgente per coloro che non sono abituati a un'energia così potente. La tua passione, dedizione e impegno per la verità e la giustizia possono sembrare eccessivi a alcuni, facendoli sentire a disagio o inadeguati. Questo può risultare in un naturale allontanamento, poiché le persone preferiscono mantenere le distanze da qualcosa che non possono comprendere o controllare. Questa profondità dell'anima non è solo una sfida, ma anche una benedizione. Quindi, amici miei, questo video ci porta a una profonda comprensione che la solitudine dei prescelti non è un fardello, ma una preparazione divina per qualcosa di più grande. Essere prescelti significa che l'universo ti sta plasmando, allineando il tuo spirito e rafforzando la tua essenza per il grande scopo che devi adempiere. È un percorso che richiede pazienza, introspezione e guarigione. Ricorda che essere soli non significa essere abbandonati. Questo percorso solitario è un'opportunità per connetterti profondamente con la tua vera essenza e prepararti per l'amore e le relazioni che risuonano davvero con la tua anima. La solitudine che senti è temporanea e sta preparando il terreno per un futuro in cui potrai condividere la tua luce e la tua energia con coloro che comprendono e apprezzano davvero la tua profondità. Prescelto, ascolta attentamente. Il tuo isolamento non è un mero caso. C'è un motivo potente e divino dietro ogni momento che hai passato in solitudine. È di vitale importanza che tu sveli il significato profondo di questa esperienza, poiché il tuo destino è strettamente legato a essa. Essere soli può sembrare un'esperienza inaspettata o persino indesiderata, ma per coloro che sono scelti, questo periodo di isolamento è in realtà un disegno divino. È stato orchestrato con cura per uno scopo superiore. È cruciale capire che questo tempo di solitudine non è una punizione, ma una benedizione mascherata. Dio utilizza l'isolamento per creare un ambiente unico dove le distrazioni sono ridotte al minimo. Nella nostra vita quotidiana siamo spesso circondati da rumori, sia letterali che figurativi, che possono offuscare il nostro giudizio e distogliere la nostra attenzione dalla crescita spirituale. In solitudine, i prescelti possono trovare una pace e una chiarezza che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere. Questo stato di pace è cruciale per una profonda introspezione e per sentire la voce di Dio più chiaramente. Durante questo periodo hai l'opportunità di rafforzare la tua fede. Senza la presenza di altri, impari a dipendere esclusivamente dalla guida e dalla provvidenza di Dio. Questa dipendenza favorisce una fiducia più profonda in Lui, rafforzando la convinzione che Egli sia sempre presente, anche nei momenti di solitudine. È un periodo di raffinamento spirituale, dove la tua fede viene messa alla prova e fortificata. L'isolamento, spesso percepito come un periodo di solitudine o abbandono, può paradossalmente servire come terreno fertile per un risveglio spirituale profondo. Allontanato dalle distrazioni e dai rumori della vita quotidiana, ti trovi in una sacra solitudine dove i sussurri del divino diventano più chiari e più risonanti. In questo viaggio solitario, spogliato delle convalide esterne e delle ambizioni mondane, affronti le tue paure, i dubbi e i desideri più profondi. Ti trovi faccia a faccia con il tuo vero sé, rimuovendo strati di ego e pretese per rivelare la tua essenza pura. È qui, nel tranquillo abbraccio dell'isolamento, che il risveglio spirituale sboccia come un seme piantato in un terreno fertile, nutrito dalla mano gentile del Divino.
ti risveglia una consapevolezza accresciuta della tua interconnessione con tutti gli esseri e l'universo stesso. Attraverso questo risveglio scopri un senso profondo di scopo e chiarezza di visione. Non più vincolato dai limiti del mondo materiale, percepisci la vita attraverso la lente dell'amore, della compassione e della saggezza divina. Uno dei motivi chiave per cui Dio può metterti in isolamento è eliminare le distrazioni dalla tua vita. Nel nostro ambiente quotidiano siamo costantemente bombardati da varie forme di distrazioni, siano esse interazioni sociali, media, pressioni lavorative o persino i nostri pensieri. Queste distrazioni possono ostacolare significativamente la crescita spirituale e offuscare la chiarezza necessaria per comprendere e perseguire il proprio scopo divino. Quando Dio ti chiama a stare solo, crea uno spazio dove queste influenze esterne sono ridotte al minimo. Questo isolamento è un'opportunità per te di allontanarti dal rumore e dalla frenesia che caratterizzano la vita moderna. Senza la costante raffica di stimoli esterni, puoi concentrarti più intensamente sul tuo cammino spirituale. Questo tempo senza distrazioni ti permette di ascoltare più attentamente la voce di Dio, discernendo la sua volontà senza l'interferenza delle preoccupazioni mondane. Questo periodo di ridotte distrazioni incoraggia anche l'introspezione. Hai la possibilità di guardare dentro di te, esaminando i tuoi pensieri, credenze e azioni più da vicino. È un momento per riflettere sul tuo stato spirituale e cercare aree dove è necessaria una crescita. Eliminando le distrazioni, Dio ti fornisce una prospettiva più chiara sulla tua vita e sul tuo cammino spirituale. Può aiutarti a dare priorità a ciò che conta veramente. In assenza di richieste e distrazioni esterne, puoi riallineare la tua attenzione sulla tua relazione con Dio. Questa priorizzazione è cruciale per la crescita spirituale, poiché rafforza l'importanza della connessione divina rispetto agli impegni mondani. Aiuta anche a comprendere e abbracciare la tua chiamata divina con maggiore chiarezza e impegno. L'ego spesso si frappone tra gli individui e la loro crescita spirituale. Comprende l'orgoglio, il bisogno di convalida e il desiderio di controllo. In isolamento sei privato di convalida e supporto esterni, fornendo un ambiente dove l'ego può essere smantellato e l'umiltà può fiorire. Quando sei circondato dagli altri, spesso ricevi feedback e convalide che possono gonfiare l'ego. Complimenti, status sociale e riconoscimento possono portare all'orgoglio e a un'immagine di sé distorta. L'isolamento rimuove queste fonti esterne di convalida, costringendoti a guardare dentro di te e ad affrontare il tuo vero sé. Questo confronto è essenziale per abbattere l'ego, poiché rivela le aree in cui l'orgoglio e l'importanza personale hanno messo radici. In assenza degli altri, sei costretto a fare affidamento sulla convalida di Dio piuttosto che sull'approvazione umana. Questo cambiamento è cruciale per la crescita spirituale. Impari che il tuo valore non è determinato da misure mondane, ma dalla tua relazione con Dio. Questa comprensione favorisce un senso più profondo di umiltà, poiché riconosci che il vero valore deriva dall'essere allineati con la volontà di Dio piuttosto che dal cercare riconoscimenti esterni. La guerra spirituale si riferisce alle battaglie che si svolgono nel regno spirituale, dove le forze del bene e del male si scontrano. Queste battaglie possono manifestarsi come sfide, tentazioni o opposizioni che devi affrontare mentre persegui il tuo scopo divino. L'isolamento serve come campo di addestramento, equipaggiandoti con la fortitudine spirituale e il discernimento necessari per navigare con successo in queste battaglie. Durante l'isolamento hai l'opportunità di rafforzare la tua resilienza spirituale. Rimossi dalle distrazioni e dai sistemi di supporto della vita quotidiana, impari a fare maggior affidamento su Dio per la forza e la guida. Questa dipendenza favorisce una connessione spirituale più profonda
e costruisce la fortitudine interiore necessaria per resistere agli attacchi spirituali. L'isolamento affina anche il tuo discernimento. Nel silenzio e nella solitudine puoi percepire meglio le influenze sottili del regno spirituale. La fede è un aspetto fondamentale del cammino spirituale e la sua vera profondità e resilienza spesso diventano evidenti solo in tempi di solitudine e sfida. Durante questi tempi impari a fare affidamento esclusivamente sulla guida e sulla provvidenza di Dio, favorendo una fiducia più profonda e duratura in Lui. Quando sei solo, affronti un insieme unico di sfide che mettono alla prova la tua fede in modi che la vita ordinaria potrebbe non fare. Senza i consueti sistemi di supporto, come amici, famiglia o comunità, devi rivolgerti a Dio per conforto, saggezza e forza. Questa dipendenza esclusiva da Dio rafforza la convinzione che Egli sia sempre presente e capace, indipendentemente dalle circostanze. Permette di sentire la voce di Dio più chiaramente. In questi momenti di quiete, puoi sviluppare una relazione più profonda e personale con Lui. Questa intimità con Dio è cruciale per rafforzare la fede, poiché costruisce una connessione diretta e non mediata. Impari a riconoscere e fidarti della presenza e della voce di Dio, che è essenziale per navigare il tuo cammino spirituale. Dio spesso usa periodi di isolamento per posizionarti per un progresso. Mentre l'isolamento può sembrare un periodo di stagnazione o regressione, è in realtà un tempo di preparazione profonda. Durante questo periodo, Dio lavora attivamente per modellarti e plasmarti, preparandoti per avanzamenti significativi e nuove opportunità nella tua vita. Questo periodo di crescita concentrata è cruciale per prepararti a gestire le responsabilità e le sfide che accompagnano il tuo progresso. L'isolamento è un momento di guarigione e rinnovamento. Puoi affrontare ferite passate, traumi e questioni irrisolte che potrebbero ostacolare il tuo progresso. Lavorando attraverso queste questioni in solitudine, emergi più forte e resiliente. Questo processo di guarigione è essenziale per garantire che tu sia pronto ad abbracciare nuove opportunità senza essere trattenuto da bagagli del passato. Uno dei motivi profondi per cui Dio può metterti in isolamento è facilitare una connessione più profonda e intima con Lui. Nelle nostre vite occupate e interconnesse può essere difficile trovare il tempo e lo spazio necessari per coltivare una stretta relazione con Dio. L'isolamento rimuove queste barriere, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua crescita spirituale e comunione con il divino. L'isolamento offre un'opportunità unica per trascorrere del tempo ininterrotto con Dio. Senza le distrazioni della vita quotidiana, come il lavoro, gli obblighi sociali e l'intrattenimento, puoi dedicare più tempo alla preghiera, alla meditazione e alla lettura dei testi sacri. Questo tempo dedicato permette una comprensione più profonda della parola di Dio e una connessione più forte alla sua presenza. Le pratiche spirituali regolari e concentrate aiutano a costruire una relazione più intima e coerente con Dio. Durante l'isolamento, l'assenza di interazioni sociali e convalide esterne sposta l'attenzione verso l'interno. Sei incoraggiato a cercare l'approvazione e l'amore di Dio piuttosto che quello degli altri. Questo cambiamento è cruciale per approfondire la tua relazione con Dio, poiché ti aiuta a capire che il tuo valore e la tua identità sono radicati nella tua connessione divina. Riconoscere l'amore incondizionato di Dio favorisce un profondo senso di appartenenza e accettazione. Nel mondo ci sono innumerevoli influenze che possono corrompere e contaminare la mente, il cuore e lo spirito di una persona. Attraverso l'isolamento, Dio crea un ambiente protettivo in cui puoi preservare la tua purezza e innocenza, assicurandoti di rimanere incontaminato dalle influenze negative intorno a te. L'isolamento fornisce un santuario lontano dal degrado morale e spirituale che può essere prevalente nella società.
In questo spazio sei protetto dalle tentazioni e dalle pressioni che potrebbero altrimenti portarti fuori strada. Senza l'esposizione costante a influenze dannose, puoi concentrarti sulla coltivazione delle virtù e sul mantenimento di uno stile di vita che si allinea alla tua chiamata divina. Durante l'isolamento hai l'opportunità di purificare la tua mente e il tuo cuore dalle impurità che potrebbero aver accumulato. Questo periodo di solitudine permette una profonda introspezione e pentimento. Puoi identificare ed eliminare pensieri, comportamenti e abitudini negative che non servono al tuo benessere spirituale. Attraverso la preghiera, la meditazione e la riflessione, purifichi il tuo io interiore, diventando più allineato con la volontà di Dio. L'isolamento incoraggia anche ad adottare uno stile di vita più disciplinato e santo. Con meno distrazioni puoi stabilire e mantenere routine spirituali che promuovono la purezza. Pratiche regolari come la preghiera, il digiuno e lo studio dei testi sacri aiutano a rafforzare la tua risolutezza spirituale e a mantenere il tuo focus su Dio. Queste discipline agiscono come una salvaguardia, rafforzando il tuo impegno per una vita pura e retta. Il periodo di isolamento che puoi sperimentare è una fase profonda e significativa nel tuo cammino spirituale. Sebbene possa essere impegnativo e talvolta doloroso, è importante riconoscerlo come un disegno divino progettato per la crescita, la preparazione e una connessione più profonda con Dio. Ogni aspetto di questa solitudine svolge un ruolo vitale nel modellarti in ciò che sei destinato a essere. Potresti rimanere sorpreso da ciò che sto per dirti, ma il tuo isolamento non è un caso fortuito. Sì, hai capito bene. Il tuo isolamento ha uno scopo e dovresti prestare molta attenzione a come gestisci questo periodo. Dio ci isola per molte ragioni. Questo momento di solitudine non è una punizione, ma un'opportunità per crescere e riflettere. Questo periodo è una tappa fondamentale del nostro cammino spirituale, permettendoci di approfondire la nostra relazione con Dio. Quando siamo soli, abbiamo l'opportunità di concentrarci sul nostro sviluppo spirituale senza le distrazioni della vita quotidiana. È un tempo per ascoltare più attentamente la voce di Dio e comprendere i suoi piani per noi. Durante l'isolamento ci viene data la possibilità di affinare il nostro carattere. Questo può essere un periodo di autoscoperta, dove identifichiamo le nostre debolezze e lavoriamo su di esse. Dio utilizza questo tempo per prepararci a uno scopo più grande, plasmandoci in individui migliori che possono realizzare i suoi piani in modo più efficace. È in questi momenti di quiete che possiamo sviluppare qualità come la pazienza, l'umiltà e la resilienza. L'isolamento ci aiuta anche a costruire una base di fede più solida. Senza il solito rumore e trambusto della vita, possiamo trascorrere più tempo in preghiera e meditazione. Questo ci aiuta a connetterci più profondamente con Dio e ad avere una comprensione più chiara della sua volontà. La nostra fede può diventare più forte man mano che ci affidiamo maggiormente a Dio per forza e guida. L'isolamento offre un'opportunità unica per riallineare le nostre priorità. È un momento per riflettere su ciò che è veramente importante nelle nostre vite e apportare i cambiamenti necessari. Possiamo valutare i nostri obiettivi, abitudini e relazioni, assicurandoci che siano in linea con i nostri valori spirituali. Questo periodo di introspezione può portare a una crescita personale significativa e a una vita più focalizzata e mirata. Tuttavia, quando affrontiamo il nostro isolamento, non dovremmo semplicemente trattarlo come faremmo con qualsiasi altra sfida. Ci sono errori cruciali da evitare durante questo tempo. Nei momenti di isolamento è fondamentale evitare distrazioni negative che possono distogliere la nostra attenzione da ciò che conta davvero e ostacolare la nostra crescita spirituale. Invece di riempire il vuoto con abitudini dannose come la gola e la pigrizia, dovremmo concentrarci su attività che nutrono la nostra anima e approfondiscono la nostra connessione con Dio.
La gola o indulgenza eccessiva in cibo o bevande può portare a danni fisici e spirituali, distraendoci dai nostri obiettivi spirituali e indebolendo la nostra autodisciplina. Allo stesso modo, la pigrizia o l'ozio possono impedirci di utilizzare il nostro tempo in modo produttivo e di adempiere alle nostre responsabilità. Questi comportamenti possono creare barriere tra noi e Dio, impedendoci di sperimentare pienamente la sua presenza. Invece di cedere alle distrazioni negative, dovremmo impegnarci in attività che favoriscono la crescita spirituale. La pratica della consapevolezza, che comporta essere presenti nel momento e consapevoli dei nostri pensieri e sentimenti, può aiutarci a connetterci con Dio a un livello più profondo. Inoltre, dedicare del tempo alla preghiera e alla meditazione può nutrire i nostri spiriti e fornire chiarezza e guida durante i periodi di isolamento. Durante i periodi di isolamento è importante evitare di rimanere a casa e diventare stagnanti. Rimanere al chiuso per lunghi periodi può portare a sentimenti di solitudine e isolamento. Per combattere queste emozioni e mantenere un senso di benessere è essenziale rimanere attivi e coinvolti con il mondo che ci circonda. Un modo per evitare l'isolamento è partecipare ad attività all'aperto. Trascorrere del tempo nella natura, che si tratti di fare escursioni in montagna, camminare lungo la spiaggia o semplicemente fare una passeggiata nel parco, può sollevare il nostro spirito e fornire un senso di connessione con il mondo. La bellezza del mondo naturale può ricordarci la presenza di Dio e ispirare sentimenti di meraviglia e gratitudine. Impegnarsi in hobby e interessi può anche aiutare a prevenire l'isolamento, che si tratti di giardinaggio, pittura, suonare musica o coltivare qualsiasi altro sbocco creativo. Queste attività possono fornire un senso di scopo e realizzazione. Ci permettono di esprimerci e di attingere alle nostre passioni, aiutando ad alleviare i sentimenti di noia e solitudine. Nel percorso della vita è facile cadere nella trappola di confrontarci con gli altri. Tuttavia, durante i periodi di isolamento, è essenziale resistere a questa tentazione. Ogni viaggio è unico, modellato dalle esperienze, circostanze e relazioni con Dio. Confrontarci con gli altri può portare a sentimenti di inadeguatezza, invidia e scoraggiamento, minando il nostro senso di autostima e scopo. Invece di concentrarci su come il nostro percorso si confronta con quello degli altri, dovremmo confidare nel piano di Dio per le nostre vite. Dio ha uno scopo e un percorso unici per ciascuno di noi, adattati ai nostri punti di forza, debolezze e aspirazioni individuali. Fidandoci nella sua saggezza e guida, possiamo trovare pace e realizzazione nel nostro stesso cammino, indipendentemente da come si confronta con quello degli altri. Confrontarci con gli altri ci distrae dalla nostra crescita e sviluppo. Invece di sforzarci di essere come qualcun altro, dovremmo concentrarci sul diventare la migliore versione di noi stessi. Questo significa abbracciare i nostri punti di forza, riconoscere le nostre debolezze e cercare continuamente di migliorare e crescere. Dio ha dato a ciascuno di noi doni e talenti unici ed è nostra responsabilità coltivarli e usarli per la sua gloria. In definitiva, il confronto ci deruba della gioia e della gratitudine che dovremmo provare per le benedizioni nelle nostre vite. Quando guardiamo costantemente a ciò che gli altri hanno o ottengono, non riusciamo ad apprezzare le benedizioni e le opportunità che Dio ci ha concesso. Spostando la nostra attenzione verso l'interno e coltivando la gratitudine per il nostro cammino, possiamo trovare contentezza e realizzazione in mezzo all'isolamento. Nei momenti di isolamento è facile sentirsi sopraffatti e perdere la fede. Le sfide e le incertezze possono scuotere le nostre convinzioni e lasciarci sentirci spiritualmente alla deriva. Tuttavia, è fondamentale tenere salda la nostra fede anche di fronte alle avversità. La fede è una fonte di forza e conforto durante i momenti difficili. Ci fornisce speranza e rassicurazione che non siamo soli
che Dio è con noi ad ogni passo, anche quando non vediamo chiaramente la strada davanti a noi. La fede ci ricorda che l'amore e la guida di Dio sono incrollabili. Inoltre, perdere la fede serve solo a approfondire il nostro senso di isolamento. Quando dubitiamo della presenza e della bontà di Dio, ci stacchiamo dalla fonte della nostra forza e pace. Invece di trovare conforto nella preghiera e nella meditazione, possiamo rivolgerci verso l'interno, consumati dalla paura e dalla disperazione. Invece di permettere al dubbio di prendere il sopravvento, dovremmo attivamente coltivare la nostra fede durante i periodi di isolamento. Questo significa rivolgersi a Dio nella preghiera, cercando la sua guida e conforto nei momenti di bisogno. Significa immergersi nella sua parola, trovando forza e saggezza negli insegnamenti delle Scritture e circondarsi di una comunità di credenti che possono supportarci e sollevarci nel nostro cammino. Mentre affronti il tuo isolamento, è naturale sentirsi impazienti e desiderosi che la situazione cambi. Tuttavia, affrettare il processo può ostacolare la nostra crescita e sviluppo spirituale. È importante ricordare che il tempo di Dio è perfetto e c'è uno scopo dietro il nostro isolamento. L'impazienza può portare a frustrazione e scontento. Quando cerchiamo di forzare le cose a succedere secondo la nostra tempistica, possiamo perdere preziose lezioni e opportunità di crescita. Invece di abbracciare il momento presente, ci fissiamo sul futuro, desiderando un tempo in cui le cose saranno diverse. Inoltre, affrettare il processo può impedirci di sperimentare pienamente la presenza e la guida di Dio. Quando siamo costantemente alla ricerca della prossima cosa, possiamo trascurare le benedizioni e le intuizioni che Dio sta cercando di impartirci nel momento presente. È solo quando rallentiamo e ascoltiamo che possiamo discernere la sua voce e comprendere la sua volontà per le nostre vite. L'impazienza può sforzare la nostra relazione con Dio. Quando chiediamo risposte immediate alle nostre preghiere e petizioni, non riusciamo a fidarci della saggezza e sovranità di Dio. Possiamo diventare disillusi quando le nostre preghiere non sono risposte secondo le nostre aspettative, portando a dubbio e frustrazione. Invece di affrettare il processo, dovremmo abbracciare il percorso dell'isolamento come un'opportunità di crescita e riflessione. Dovremmo fidarci del piano e del tempo di Dio, sapendo che sta lavorando tutte le cose insieme per il nostro bene. La pazienza è una virtù e attraverso la pazienza possiamo imparare a cedere il controllo e allineare la nostra volontà con quella di Dio. Il silenzio può essere uno strumento potente per approfondire la nostra connessione spirituale. Ci offre un santuario dal rumore e dalle distrazioni del mondo, creando spazio per l'introspezione, la preghiera e la comunione con Dio. Il silenzio ci permette di quietare il chiacchiericcio delle nostre menti e ascoltare più attentamente la voce di Dio. In assenza di stimoli esterni, possiamo sentire i suoi sussurri gentili e discernere la sua guida più chiaramente. È in questi momenti di silenzio che possiamo ricevere intuizioni profonde e rivelazioni sulle nostre vite e sul nostro scopo. Inoltre, il silenzio favorisce un senso di pace interiore e tranquillità. Fornisce un rifugio dagli stress e dalle ansie della vita quotidiana, offrendoci la possibilità di riposare e ricaricare i nostri spiriti. Nel silenzio possiamo trovare conforto e consolazione, sapendo che Dio è con noi e che siamo amati incondizionatamente. Inoltre, il silenzio incoraggia la riflessione e l'autoesame. Ci dà l'opportunità di rivedere i nostri pensieri, sentimenti e azioni e di identificare le aree in cui potremmo dover crescere o cambiare. Attraverso l'introspezione possiamo ottenere una comprensione più profonda di noi stessi e della nostra relazione con Dio, portando a una maggiore maturità spirituale. Anche se l'isolamento può farci sentire disconnessi, è cruciale non isolarci ulteriormente dagli altri. La connessione umana è essenziale per il nostro benessere, soprattutto durante i momenti difficili. Anche quando siamo fisicamente separati, dobbiamo sforzarci di mantenere relazioni significative
e rimanere connessi a una comunità di supporto. L'isolamento può esacerbare sentimenti di solitudine e alienazione, rendendo allettante il ritiro dagli altri. Tuttavia, rimanere in contatto con amici, familiari e persone care è vitale per la nostra salute emotiva e mentale. Che sia attraverso chiamate telefoniche, videochiamate o messaggi scritti, raggiungere gli altri può fornire conforto, compagnia e un senso di appartenenza. Durante i periodi di isolamento è essenziale esercitare pazienza e fiducia nel tempo di Dio. Anche se può essere difficile, dobbiamo rimanere saldi nella nostra fede, sapendo che Dio vede e comprende le nostre circostanze. La pazienza è una virtù che ci permette di affrontare le difficoltà con grazia e resilienza. Invece di diventare frustrati o scoraggiati dalla lunghezza del nostro isolamento, dovremmo fidarci che Dio ha uno scopo per questa stagione nelle nostre vite. Aspettando pazientemente e confidando nel suo piano, possiamo coltivare uno spirito di contentezza e pace, sapendo che tutto si svolge secondo la sua volontà divina. La fiducia è la base del nostro rapporto con Dio. Anche quando non possiamo vedere chiaramente la strada davanti a noi, possiamo fidarci che Dio ci sta guidando con saggezza e amore. Egli conosce i piani che ha per noi, piani per prosperarci e non per danneggiarci, piani per darci speranza e un futuro. Affidandoci a Lui, possiamo cedere il controllo e trovare conforto nella sua presenza costante. Se sei arrivato fino a qui, vorrei ringraziarti per la tua attenzione. Se hai trovato utile questo contenuto e desideri vedere di più, considera di iscriverti al canale. Il tuo supporto è molto apprezzato. Sentiti libero di condividere le tue esperienze o pensieri nei commenti qui sotto. Fino alla prossima volta, abbi cura di te e iscriviti per contenuti ancora più ispiranti.